que le queremos agradecer en principio muchísimo que se venga a participar de estas jornadas. Para nosotros es muy importante lo que tenga que decir porque muchos investigadores siguen su trabajo en Argentina. Daniel dice che è importantissimo che lei abbia deciso di partecipare a questa giornata perché moltissimi ricercatori qui studiano e leggono le sue ricerche, seguono tutto il suo percorso, il suo lavoro ed è molto valioso che lei oggi stia partecipando e stia dando il suo contributo. Mi fa molto piacere e sono anche onorato, anche perché conosco alcuni di voi, avete fatto un ottimo lavoro di investigazione, testimonianza e anche accademico, per esempio da parte di Diego Escolar. Il professor Diego Escolar ha fatto un lavoro accademico notevole, e l'ho citato, vi ho citato, e per me è un piacere essere qua. Bene, el profesor Máximo dice que es un honor, un placer para él, porque bueno, están haciendo un trabajo muy lindo, muy valioso también desde la investigación. Así que es mutuo, el interés, el placer es mutuo. Sí, y estamos trabajando mucho con Diego Escolar. I ragazzi stanno lavorando molto con Diego, con il professor Diego, quindi... Ho visto il video che mi avete mandato con grande piacere, molto interessante, e ho catalogato il caso di Rio Negro nella mia presentazione per menzionare insomma il vostro lavoro, che è molto importante. Dice que el caso de Río Negro lo puso en su presentación de hoy porque es algo muy importante, que le encantó el video que ustedes le mandaron. Así que es muy buen trabajo. Bueno, muchas gracias. Bien. Muy buenas tardes, doctor Máximo Teodorani. Mi nombre es Esteban Lingeri y bueno, le reitero la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar de estas jornadas de divulgación y análisis de anomalías luminosas, y realmente es un inmenso placer contar con su presencia. Piacere mio e piacere di conoscerti, Esteban. Ok, ottimo, grazie. Eccomi qua. Sì, si vede. Allora, lancio la presentazione. Sta partendo. Benissimo, avrò un'ora me la date sì. per parlare. Allora, è una presentazione, diciamo, documentativa e scientifica, chiaramente, perché come astrofisico io ho interesse a tentare di misurare le caratteristiche del fenomeno, non soltanto fare fotografie. Io ho collaborato per lungo tempo con il project Esdalen norvegese, assieme al professor Erling Strand, al professor Bjørn Gitle Hauge. Collaboro tuttora da 4 mesi con The Galileo Project, diretto come ricercatore affiliato, diretto dal professor Ivy Loeb della Università di Harvard, e per la Scientific Coalition for UFO Studies e per UFO Data Project, quindi sono piuttosto coinvolto in questo tipo di ricerche sia dal punto di vista della fisica del problema che dal punto di vista della possibilità SETI, anche eventualmente di intelligenza extraterrestre, non la escludiamo, e di essere il più sintetico possibile. Allora, questa presentazione si articola su diversi punti. Allora, nella prima parte voglio mostrare, ma non ipnotizzare naturalmente con queste immagini, quanto e come il fenomeno luminoso che noi stiamo studiando, assieme a voi ovviamente, è diffuso in molti luoghi del mondo. In alcuni di questi luoghi del mondo vengono effettuate investigazioni scientifiche utilizzando strumenti di vario tipo, come analizzatore di spettro radio in banda delle microonde, nella banda delle VLF-ELF, con i magnetometri,
con telescopi e con spettrografi, più sismometri, vari tipi di strumenti, telecamere naturalmente. Vi farò vedere più in dettaglio come procediamo. Poi vi parlerò cercherò di farvi vedere come tramite la statistica dei dati testimoniali, quando i dati testimoniali sono in grande numero, è possibile localizzare luoghi del mondo dove poi andare a piazzare i nostri strumenti. Quindi dobbiamo ascoltare le testimonianze, le dobbiamo valutare quantitativamente e una volta capito qual è il fulcro, diciamo, delle località, tendiamo ad andare in quelle zone. L'altro, farò vedere qui chiaramente investigazioni e misure strumentali in Italia e all'estero che ho fatto io assieme a alcuni miei colleghi, e parlerò per quel che riguarda la mia personale esperienza, e ci sarà una menzione, cioè innanzitutto una descrizione di come il fenomeno si manifesta in generale in vari luoghi del mondo e sulle teorie, ipotesi e speculazioni che sono state avanzate su questo. Ma non mi soffermerò troppo sulle teorie, anche perché non abbiamo ancora in mano abbastanza dati per formulare una teoria vera e propria, esattamente come faremo in astrofisica, per esempio. E vi farò vedere poi progetti e strategie per una stazione strumentale automatizzata che funziona 24 ore su 24 e come funzionerà, come stiamo progettandola e quando più o meno la prima di queste stazioni sarà operativa. Bene, possiamo partire. Qui abbiamo svariati esempi, inizierò con questi ma non vi voglio ipnotizzare. Qui siamo nella zona di Pine Bush, nella zona della valle di Hudson, della Hudson Valley negli Stati Uniti, e vedete subito le caratteristiche dinamiche del fenomeno. Si tratta di movimenti erratici. Il fenomeno molto spesso tende a pulsare, accendersi e spegnersi, a volte in maniera regolare, a volte in maniera irregolare. Mostra movimenti serpentiformi a volte. I fenomeni tendono a volte a dividersi in due o più parti e a unirsi in una sola di nuovo. Cambia di colore, può assumere svariate forme e l'apparenza generale è quella di un plasma, sostanzialmente di un gas ionizzato che ci permette anche di ottenere spettri allo stesso modo in cui noi operiamo in astrofisica, per esempio. Altro esempio documentato dall'amica Andrea Perez Simondini, validissima investigatrice vostra connazionale. Anche in questo caso abbiamo lo stesso tipo di luci che mostrano molto chiaramente, ma lo vedrete anche in altri casi, la caratteristica di apparire molto vicini al suolo. Aggiungo poi in seguito che questi fenomeni possono anche cambiare forma e a volte anche assumere forme geometriche. Questo è capitato durante la mia esperienza a Esdalen in Norvegia. Qui siamo nella zona di Permi in Russia, anche qui vedete stesso tipo di fenomeni. Nella zona di Hardin. Hardin non è una località dove il fenomeno continua ad apparire, perché in generale questi fenomeni si ripetono nel corso dei decenni, più o meno costantemente. In altri luoghi del mondo appaiono per qualche tempo e poi scompaiono, come ad esempio il fenomeno di Piedmont, investigato dal dottor Harley Rutledge tra gli anni 70 e i primi anni 80. Questa è la zona di Spokane, che vi mostra anche caratteristiche di movimento veramente singolari. Qui siamo nella zona di Tagish Lake in Canada, dove vedete la classica forma sferica di questi oggetti, che sono anche multipli, e diciamo non solo uno. Spesso anche a Esdalen,
si vedono questi fenomeni di luce che si accendono simultaneamente in due punti completamente diversi della vallata, come se fossero in contatto simultaneo tra di loro. Qui siamo nella zona di Col de Vence, nel sud della Francia. Qui siamo nella zona di Logor Estuary, nel Galles. Questo è un caso recente fornito da Jonathan Davis, e io cerco di aggiornare, diciamo, questi casi anche per mostrare non solo al pubblico ma anche ai miei colleghi quanto è diciamo, esteso questo tipo di fenomeno. Qui siamo nella zona di Lüneburger Heide, una bellissima foresta suggestiva in Germania, dove il fenomeno si manifesta molto prossimo alla superficie del terreno. E questo è un problema. È un problema perché quando questo si verifica vicino a strade può essere scambiato per fare di macchina, quindi bisogna essere estremamente attenti a mappare le strade, diciamo, nelle zone interessate da questi fenomeni, in modo tale da stabilire esattamente come i fari si comportano dalla strada confrontati con il fenomeno vero e proprio. Quindi è una sorgente di rumore questa qui, che può essere evitata con una certa attenzione. Qui siamo nella zona della Brown Mountain negli Stati Uniti, che è stata investigata prima da un gruppo che studiano fenomeni parapsicologici, però hanno usato anche alcuni strumenti come reticoli per la spettroscopia, e tuttora viene studiato dal professor Daniel Bruce Ketton, che è il direttore dell'Osservatorio degli Appalachi, un osservatorio astronomico, un astronomo, e chiaramente io sono in contatto con quasi tutte queste persone, e quindi Bruce Ketton ha messo a punto una serie di videocamere che monitorano costantemente la zona della Brown Mountain. Questo è un tipo di fenomeno che è stato visto in diversi luoghi degli Stati Uniti. Il fenomeno si mostra sempre all'altezza del terreno, alla fine di una strada. Ecco perché tanti dicono questi sono fari di macchina, naturalmente. E in alcuni casi si sono rivelati fari di macchina. In altri casi assolutamente no, considerando anche che questo tipo di fenomeno era documentato anche nell'Ottocento, quando ancora non c'erano automobili. Quindi va tenuto in considerazione. Qui è un esempio di questo tipo di fenomeni. In basso a destra vedete un po' come si manifesta questo fenomeno, aumentando o diminuendo la luminosità, a volte suddividendosi. Ci sono tante spiegazioni prosaiche, per esempio. La suddivisione può essere causata dal ramo di un albero tra il fenomeno e noi, mosso dal vento, e esattamente davanti al fenomeno lo spezzerebbe in due per noi che osserviamo. Ci sono svariate teorie, naturalmente, che spiegano in modo prosaico il fenomeno. Però in alcuni casi questo tipo di luce non è stato mai spiegato, e quindi merita di essere investigato anche per assodare se il fenomeno è prosaico. Questo è già un risultato. Qui siamo nella zona di Joplin, a Hornet, dove i fenomeni si vedono anche in cielo e sulla superficie del terreno, e devo dire che la luce in basso mi ricorda molto i fenomeni che voi, Daniel e il vostro gruppo, avete osservato nella zona del Rio Negro, particolarmente molto simili. Questa è la zona di Cloverdale. Wyatt Cox è in contatto con me naturalmente, e vedete come si sposta questo fenomeno in maniera del tutto erratica, tanto da far pensare più che altro non tanto a un'intelligenza quanto a esseri viventi, praticamente lucciole giganti che si muovono in maniera erratica in cielo. Non sembrano una manifestazione di intelligenza in alcun modo, però in altri casi devo riconoscere che sì, sembrano essere manifestazioni intelligenti, la cui natura noi non conosciamo. Menzionerò qualcosa su questo, ma senza
soffermarmi troppo, perché non abbiamo ancora abbastanza dati e noi vogliamo avere una conoscenza scientifica, soprattutto dei parametri fisici. Questa è la zona di Nong Ai, sul fiume Mekong, in Thailandia, dove si tratta di fenomeni di luce che escono dalla superficie del fiume Mekong. Qui c'è una spiegazione naturale e si ritiene che sia dovuto a gas in decomposizione sul fondo del fiume, animali morti sostanzialmente, che generano questo gas che a contatto con l'aria si ossida e genera queste suggestive figure che poi vengono attribuite a fenomeni religiosi di natura buddista. Quindi ci sono molte spiegazioni suggestive. Qui siamo nella zona di Solignano, nel nord Italia, nel sud del nord Italia, esattamente più o meno dove vivo io. Io vivo sugli Appennini della provincia di Bologna e anche qui il fenomeno è stato investigato da un collega, Valentino Strasser, che è un geologo e che piuttosto valente siamo in contatto, ho fatto diverse missioni in quella zona. Qui siamo nella zona di Calingasta e c'è un bellissimo, ci sono diversi articoli di alto valore scritti dal professor Diego Escolar, che ho gradito moltissimo, e l'unica foto che sono riuscito a trovare di questo fenomeno è questa qui, da Martin Pastor, che mi ricorda moltissimo, ma la vostra è migliore, una delle foto uno dei fotogrammi che voi avete ottenuto nella zona del Rio Negro. E qui ci siete voi, e volevo menzionarvi perché state facendo un ottimo lavoro, e qui ho ripreso alcuni fotogrammi, diciamo, del video molto interessante di Daniel, che ho ascoltato con grande piacere. Qui siamo nella zona di Padure Baciu, chiamata anche Hoia Baciu, a Cluj-Napoca, in Romania, molto famoso, un luogo tra l'altro dove avvengono diversi tipi di fenomeni, non solo fenomeni di luce strani in cielo, anche fenomeni cosiddetti fantasmatici o paranormali, che comunque sono stati investigati da un biologo, prima non ricordo il nome, negli anni 50-60, e molto più recente da un chimico, professor Adrian Patrut, dell'università un'università rumena sostanzialmente. È molto interessante questa foresta, ma anche inquietante da andarci. Qui siamo al Cerro Ritorco, zona molto interessante della vostra nazione, molto bella, dove però sono al corrente dell'esistenza di correnti New Age che temo abbiano strumentalizzato un po' i fenomeni che si vedono in zona, solo alcuni dei quali sono reali. Quindi sono un po' scettico, diciamo, non sui fenomeni veri che si verificano lì, ma sul modo in cui sono stati utilizzati da certi, diciamo, movimenti semi-religiosi. Questo è è apparso per poco tempo nel nord Italia, nord-ovest Italia, e che mostra chiaramente come questo tipo di fenomeni pulsano in maniera tale che possono ricordare anche una lucciola, per esempio. E qui siamo in Costa Rica, dove avete un fenomeno che si accende e si spegne. Questo è il risultato di una posa fotografica relativamente lunga, di penso un minuto, che mostra come il fenomeno appaia in mezzo agli alberi, molto sulla superficie tra la superficie del terreno e all'altezza degli alberi. Un fenomeno molto simile osservato molto vicino dove abito io, grazie a Nicola Tosi, che è un valido astrofilo e che sa come utilizzare gli strumenti. E anche qui vedete un fenomeno di luce che si sta spostando sulla cima della pietra di Bismantova, nella zona di Modena, quindi è circa in linea d'aria 60 km a ovest da dove mi trovo io. E qui sono i famosi fenomeni di Piedmont, investigati dal dottor Harley Rutledge. Tra l'altro Daniel ha fatto un'ottima introduzione
per quello che riguarda il lavoro del professor Rutledge, il suo libro Project Identification è un ottimo libro, anche interessante ed inquietante per alcuni punti, per un astronomo che legge, ma le foto che sono state ottenute non sono di grande qualità. Interessante perlomeno il fatto che lo stesso Rutledge, che è un fisico nello stato solido, ebbe più volte l'impressione che questo fenomeno fosse al corrente di tutto quello che stava succedendo, del fatto che il gruppo di Rutledge si apprestava a prendere misure con degli strumenti. Infatti avevano analizzatori di spettro radio, magnetometri e chiaramente trattandosi di giovani scienziati, in quel caso diretti da lui, cioè praticamente studenti di dottorato, erano estremamente entusiasti naturalmente nel fare questa ricerca. E qui finalmente siamo a Esdalen, che è la località del mondo dove io ho fatto 4 missioni in passato. È un bel po' di tempo che non vado là, ma potrei ritornare l'anno prossimo, pandemia permettendo naturalmente. Qui il fenomeno di luce direi che raccoglie tutte le caratteristiche più importanti in termini di movimento. I movimenti possono essere rapidissimi, per esempio il fenomeno che è ritratto qui in alto aveva una velocità di 25.000 km all'ora, si mostra come le classiche sfere di luce sulla cima delle montagne, si vede molto spesso, luci che si accendono e si spengono. Io stesso sono stato testimone di questi fenomeni. A volte si vedono tanti piccoli flash in cielo. Questa è un'altra caratteristica della, chiamiamola così, zoologia fenomenologica di Esdalen. E poi, diciamo, su un caso su 10, forse 2 su 10, esiste un altro tipo di fenomeno che fa pensare a qualcosa di strutturato, perlomeno. Per esempio, le foto che sono state riprese dal Project Esdalen nel 1984, questa e questa, secondo la descrizione dei miei amici, dei miei colleghi norvegesi, si trattava di luci che si muovevano tutte alla stessa velocità, come se fossero in realtà luci attaccate a una superficie solida. E in effetti questo tipo di fenomeni si sovrappongono con quelli che sembrano fenomeni naturali, e questo potrebbe essere dovuto a un effetto di selezione per il fatto che moltissime persone osservano il cielo e quindi è più facile vedere, chiamiamoli così, UFO o UAP come si chiamano adesso, ma sono stati visti anche di giorno tra l'altro e anche dal sottoscritto durante una missione nell'anno 2000 e nell'anno 2002. Non c'era dubbio, quella era una macchina volante. Di chi fosse non posso dirlo, potrebbe trattarsi di esperimenti tipo Skunkworks degli americani, però c'era questo fenomeno, c'era. Però si è spostato e noi non possiamo nasconderci sotto un tappeto soltanto perché non è politically correct parlare di queste cose nei miei ambienti. In realtà stiamo affrontando anche questo aspetto in maniera disincantata e al contempo molto rigorosa e scientifica nell'ambito del Project Galileo, grazie all'iniziativa del professor Avi Loeb, che sta procedendo molto rapidamente ed efficientemente. Qui c'è un video molto interessante che mostra un oggetto apparentemente triangolare, tutto illuminato, apparentemente strutturato, che a un certo punto del suo movimento succhia letteralmente una palla di luce. Questa cosa purtroppo si vede poco perché è a bassa risoluzione e questo è stato ripreso con uno degli osservatori, uno dei 2 osservatori, diciamo, che sono operativi nella zona di Esdalen. Quindi si tratta proprio di stazioni automatiche, 2 stazioni automatiche che sono in funzione, diciamo, da
fin dall'anno 2000, l'ultima è stata installata 5 anni fa su Monte Scarva. Oltre a questi fenomeni di luce, chiaramente i norvegesi hanno utilizzato una panoplia di strumenti, a cominciare strumenti di misurazione, a cominciare dal 1984, quando un cosiddetto flap, che è un termine usato dagli ufologi, però mi sembra appropriato, rilevarono nell'arco di 40 giorni d'inverno circa 40 tracce radar molto ben delineate, anche quando il fenomeno non era visibile. Sono state rilevate fluttuazioni molto ampie del campo magnetico con magnetometro e del campo elettromagnetico nelle microonde e nelle very high frequency, anche qui perturbazioni oscillanti correlate coi tempi di apparizione del fenomeno luminoso. E un altro aspetto particolarmente interessante fu il fatto che nel 1984 il professor Strand volle fare un esperimento e utilizzò un laser. Mi sembra che alcuni dei vostri amici abbiano fatto la stessa cosa, e puntando il laser contro una di queste luci che si accendevano e si spegnevano continuamente, nel momento in cui il laser veniva puntato, la frequenza di pulsazione raddoppiava. Quindi era come se fosse una risposta, diciamo, alla stimolazione del fascio laser. Però bisogna essere anche cauti, perché potrebbe trattarsi di un mero fenomeno fisico di interazione fotone-fotone, per esempio. Qui abbiamo un altro video che è stato ripreso non dal Project Esdalen, ma da una coppia di turisti nella zona pressoché di Esdalen, dove viene ritratto qualcosa che effettivamente non ha molto le caratteristiche di un plasma, ma le caratteristiche di un bizzarro oggetto che fluttua in cielo sostanzialmente, anche per molto tempo, perché questi fenomeni a Esdalen soprattutto tipicamente tendono a durare fino a 2 ore, non stando sempre accesi. A volte si spengono, si riaccendono e non solo, ma quando non sono visibili a occhio nudo, sono sempre visibili con un night vision system, quindi con un amplificatore con i night goggles che noi avevamo. Ricordo per esempio che eravamo nella zona del lago Oyunge, attaccato a Esdalen, c'era un fenomeno che era immobile in alto, circa 50 metri sulla superficie dell'acqua, che improvvisamente si spense, e io mi misi gli occhiali infrarossi, non sono esattamente infrarossi, funziona infrarosso ma solo a breve distanza, e il fenomeno era ancora lì. Quindi può essere visibile in varie frequenze. Questa è una delle ragioni per le quali, ad esempio, col Project Galileo abbiamo deciso di utilizzare i forward looking infrared, camere nell'infrarosso, per scandagliare il cielo costantemente in zone che dobbiamo stabilire ancora. Qui siamo nella zona di Marfa, dove grazie all'ingegner James Banel, amico con cui siamo in contatto, esiste un fenomeno che si produce sulla superficie del terreno, direi simile a quello che Andrea Simondini ha investigato in passato, 20 anni fa, e simile a quello che accade in Australia, a Min Min. Si tratta di un fenomeno molto intenso in termini di luminosità, dove sono state tentate delle misurazioni, e anche in questo caso bisogna stare molto attenti, perché purtroppo tende a sovrapporsi con il passaggio di automobili. Quindi occorre conoscere molto bene la mappa del terreno per capire esattamente dove passano le macchine e come i fari sono orientati rispetto all'osservatore dal punto di osservazione. È una zona molto interessante, senza dubbio. Qui siamo nella zona di Min Min, in realtà Boulia si chiama, ma viene chiamata Min Min in Australia, dove abbiamo un fenomeno di luce talmente luminoso che è visibile anche di giorno. E qui è stato investigato
con un analizzatore di spettro radio da Erling Strand, che dimostrò, come vedete da questo tracciato qui in basso, che c'è una perturbazione nelle onde radio apparentemente temporalmente correlata con il fenomeno che si vede in lontananza. Molto interessanti, ho avuto modo di vedere il video che Erling ha preso, perché ci siamo visti diverse volte anche qui in Italia e all'Istituto di Radioastronomia, dove ho lavorato in passato, e mi ha mostrato questo video ripreso con una telecamera potentissima della televisione britannica, che mostra che in realtà quello che sembra un unico fenomeno di luce in realtà è costituito da tante palle di luce, da un grappolo, un vero e proprio grappolo di palle di luce che si spostano random attorno a un comune baricentro. E questa è una caratteristica che abbiamo verificato anche a Esdalen durante le nostre investigazioni. Nella zona di Yakima, soprattutto grazie all'ingegner David Akers, con cui sono in contatto naturalmente, sono stati rilevati fenomeni che sono praticamente identici a quelli che vengono visti a Esdalen. C'è un ottimo libro di Greg Long su Yakima, la zona dei nativi indiani, quindi la riserva indiana, e anche Erling e Marsh Adams ci sono stati. Questa è la zona di Sasalbo Project, non particolarmente interessante, anche perché dopo un flap durato qualche mese non si è più verificato niente. Questa è la zona di Gabice, che è al confine tra l'Italia del nord e l'Italia del centro, e che cioè quindi si trova a 150 km a sud-est da qui, e anche qui il fenomeno è osservato sopra la superficie dell'acqua. Un fenomeno simile si vede sul lago Ontario. Qui siamo nella zona del Polesine, in Veneto, dove costantemente vengono osservati questi fenomeni di luce e dove sono stati presi anche spettri ottici di elevatissima qualità, avendo io addestrato questi astrofili, questi night watchers, a prendere spettri in maniera corretta, ma sono anche molto bravi nel prendere. Ho analizzato lo spettro e ve lo farò vedere tra poco. Qui siamo nella zona dello Skinwalker Ranch, nella Uinta Basin, negli Stati Uniti, famosissimo naturalmente, anche perché, come nel caso della Padurea Bacio in Romania, si vedono fenomeni di tutti i tipi, non solo luci in cielo, ma anche fenomeni cosiddetti paranormali. Non mi piace il termine paranormale, ma si vedono. E tuttora esiste un gruppo di ricerca con strumenti scientifici che monitora questa fattoria da circa 3 anni praticamente, grazie ai fondi forniti da Brandon Fugal. Questa è la zona di Colares, che probabilmente molti di voi conosceranno, in Brasile, dove si tratta di un fenomeno che in questo caso, a differenza di altri, ha creato problemi agli abitanti della zona in Brasile, ferendo questi abitanti con fasci di luce, chiaramente interpretati dagli ufologi come fasci laser, il raggio della morte, cose del genere, e ci sono state anche alcune morti. In realtà, ragionando con un mio collega tedesco, è possibile che l'emissione di fasci di luce possa essere prodotta da un fenomeno naturale se abbiamo un plasma a forte campo magnetico e forte rotazione. Ci aspettiamo 2 aperture ai poli e come 2 sfiatatoi energetici nei poli, per cui se il fenomeno si muove random a causa delle correnti d'aria, della turbolenza, potete avere questi fasci di luce che vengono sparati in tutte le direzioni, ma questo non significa che c'è ET che si diverte a fare il tiro a segno contro gli abitanti. Un fenomeno molto interessante investigato dall'esercito brasiliano
nei primi anni 80, se ben ricordo. E infatti qui c'è un fenomeno apparentemente simile, il caso del passo Dyatlov in Russia nel 1959, dove l'amico Henning Kirsten, tedesco, scienziato di computer, ha investigato il caso della morte di un gruppo di esploratori che avevano ferite molto facilmente identificabili, non con una valanga, come si vuole spiegare, ma con fenomeni elettrici di natura estremamente violenta. Nella zona ci sono anche qui testimonianze di questo tipo di fenomeni che sembrano emettere fasci di luce. Forse sono, diciamo, simili ai fenomeni fulmini globulari. Cosa vogliamo ottenere noi? Noi vogliamo ottenere dati scientifici. Questa è l'unica cosa che ci interessa. Non vogliamo per il momento avere un contatto di qualche tipo, perché prima dobbiamo capire con che cosa abbiamo a che fare. Quindi acquisire dati scientifici, parametri fisici che si ottengono soltanto usando strumenti di misura. Quindi intanto verificare che il fenomeno è vero e che non è dovuto a cause prosaiche o naturali. Vedere come e dove il fenomeno è misurabile, mettere a punto un sistema di strumenti che siano funzionanti 24 ore su 24 in zone dove il fenomeno è ricorrente. Okay? Oppure usare strumenti sul campo, però il problema è che non si può stare sempre sul campo. Invece una stazione automatica, che tra l'altro può essere utilizzata usando il meccanismo dell'intelligenza artificiale, soprattutto per quello che riguarda il software, è fondamentale, ed è quello che stiamo facendo, soprattutto i miei colleghi ingegneri stanno facendo, perché la mia parte nel progetto Galileo ancora non è al top, lo diventerà probabilmente nella fase 2, quando si tratterà di analizzare i dati fisici del fenomeno. Quindi dati scientifici ottenuti con cosa? Con la spettroscopia, con la magnetometria, con la spettrometria radio, con l'imaging infrarosso, più video e foto, essenzialmente. Adesso possiamo aggiungere anche un gravimetro, per esempio, un analizzatore di particelle tipo muoni, ok? Di raggi cosmici, volendo, si possono aggiungere. Occorre distinguere i fenomeni noti da fenomeni anomali. E quindi prima di mettersi a studiare il segnale è fondamentale conoscere molto bene il rumore. In caso contrario è come se noi prendessimo dei mattoni pesanti e andassimo a costruire una casa sulle sabbie mobili. La casa crollerebbe completamente. Quindi noi abbiamo bisogno assolutamente di confermare che il fenomeno è realmente anomalo, solo dopo entrare in azione. Ed è quello che abbiamo cercato di fare, tentiamo di fare, e quindi concentrare l'analisi sui fenomeni anomali, derivare i parametri fisici e poi raccogliere una statistica significativa ed elaborare possibilmente un modello fisico attendibile del fenomeno, qualunque cosa esso sia. Un accenno alla statistica, studiando quello che accade in svariate zone del mondo. Io ho cercato di mettere su una mappa dove questo tipo di fenomeni si vedono più spesso. In Europa si vedono apparentemente più spesso, ma è un effetto di selezione dovuto al fatto che è una zona molto avanzata tecnologicamente, dove i mezzi di comunicazione sono molto diffusi. Infatti vedete che la stessa cosa si verifica negli Stati Uniti, dove ci sono molti casi. Apparentemente io ho fatto esperimenti, e naturalmente farò vedere i miei articoli, esperimenti su 3 stati americani, lo stato di New York, il Connecticut e la provincia dell'Ontario in Canada. Dal 1950 al 2010 sembra che il fenomeno sia aumentato, ok? Per cui se voi ascoltate gli ufologi, loro diranno, beh, gli alieni si stanno preparando
invadere in massa. In realtà questo è un effetto di selezione dovuto al fatto che nell'arco degli anni il numero di telefoni cellulari e di computer si è diffuso di più, per cui questo aumenta il numero di report di casi. Quindi questa era un'analisi temporale. Mettendo i dati su una mappa, nello spazio, longitudine e latitudine, voi vedete che in questa zona c'è una concentrazione di casi nella zona dello stato di New York. E infatti, se andate a vedere, le zone con più abitanti sono le zone dove si vedono più casi, ma questo è quello che noi non vogliamo sapere, anche perché può esserci dentro di tutto e di più, potrebbero essere fenomeni normalissimi. Okay? Il modo per distinguere l'anomalia è quello di stabilire qual è il rapporto tra il numero di testimoni e il numero di abitanti. Okay? Una volta noto il numero, questo rapporto, andiamo a localizzare sulla mappa e vediamo come sono molti di meno i fenomeni, diciamo, che si vedono, ma sono presumibilmente reali. E qua perché è importante fare così? È importante perché è una selezione statistica basata sui dati testimoniali e sui database, come per esempio il NUFORC canadese e anche altri, che siano possibilmente risultati da un buon screening. Questo ci aiuta a decidere dove piazzare gli strumenti per andare a fare le misure fisiche che ci interessano. Ecco, questo l'ho pubblicato su un grosso lavoro del NARCAP circa nel 2009. Queste sono zone italiane dove i fenomeni luminosi si verificano, e in tutte queste zone ho fatto delle missioni, in particolare nella zona qui, nella zona ovest. Io abito tra 5 e 3 più o meno, e adesso vi faccio vedere alcune delle cose che ho trovato. Luci strane, tipo sfere di luce, ma non di luce, sembrano addirittura solide, perché le abbiamo viste anche di giorno, queste cose che rasentavano la superficie del Monte Vettore in Italia centrale, in questo caso, simultaneamente a forte elettrostatica in banda VLF. Cercavamo di tenere accesi gli strumenti mentre fotografavamo, ma i migliori dati erano quelli di giorno, non ci aspettavamo di vedere questo tipo di fenomeni, ed eccoli lì che appaiono quando meno ce l'aspettano. Questo è successo anche in Canada, fenomeni eclatanti, oppure è successo anche negli Stati Uniti, in Arizona. Quando ero in Arizona, al telescopio, avevo un telescopio Questar, dove è apparso qualcosa di molto strano, ma non potevo fotografarlo perché stranamente tutte le batterie della fotocamera Nikon erano spente, finite, consumate. In realtà erano nuove batterie, quindi l'interferenza elettromagnetica che tende a consumare le batterie è molto diffusa quando si fanno queste ricerche. Qui siamo nella zona vicino a me, qui riuscito a riprendere un fenomeno, e in questa zona sono riuscito a riprendere una sola volta segnali in banda VLF, cioè 2 kHz più o meno, che sembrano un cuore, sembrano un elettrocardiogramma sostanzialmente, e chiaramente facendo un confronto tra i segnali di natura ionosferica, che sappiamo come sono, o man-made, fatti dall'uomo, ad esempio un aspirapolvere accesa di una signora che abita in una casa a 2 km di distanza, noi la vedremo in banda VLF con caratteristiche ben precise. Quindi conosciamo abbastanza bene le cause di rumore e cerchiamo di fare distinzioni. E qui è un caso di un fenomeno di luce. Questa è la mia foto ripresa sulla famosa pietra di Bismantova che vi ho fatto vedere, del mio amico Nicola Tosi, dove in questo caso avevamo forti segnali elettrostatici e anche lo spettro di un fenomeno luminoso fortunatamente
troppo bassa risoluzione perché la luce è durata poco e quindi non siamo riusciti a ottenere un buon segnale rumore. Dove invece siamo riusciti a ottenere qualcosa di molto buono è lo spettro di un fenomeno di luce ripreso nella zona del Veneto grazie a Gerry Ercolini, che ha preso lo spettro e io l'ho analizzato, e dall'analisi si vede chiaramente che si tratta di un plasma, quindi un qualcosa di molto caldo che tende a eccitare le molecole dell'aria. Infatti questi picchi che si vedono qui sono le righe spettrali dell'ossigeno. Quindi questo toglie ogni dubbio sul fatto che si tratti di un plasma. Però ci sono dei problemi. I problemi, ad esempio, a Esdalen, diverse persone hanno visto questi fenomeni di luce vicini agli alberi e si sono domandati perché gli alberi non prendono fuoco. Quindi non possiamo escludere che ci sia un'altra fonte di illuminazione, che i fenomeni luminosi non siano solo fatti di plasma, ma anche di qualcos'altro. Okay? Quindi siamo ancora troppo presto per cercare di dire di cosa si tratta. E questo è un fenomeno di luce che ho fotografato in alta risoluzione, è veramente interessante anche perché vedete un nucleo centrale con una zona di ionizzazione attorno a lui. Qui siamo in Esdalen e questi sono tutti i lavori che ho fatto, che mostrano che i fenomeni, prendendo in esame il numero di fenomeni luminosi rilevati automaticamente da uno degli osservatori, la cosiddetta blue box, molti, quindi centinaia, e mettendoli in correlazione annuale e mensile con l'attività solare, mostrano che non c'è nessuna correlazione con l'attività solare. Quindi questo mette, per questo che quello che riguarda il fenomeno di Esdalen, mette fuori causa l'attività solare. Poi ho sovrapposto nel processing varie immagini, colorando artificialmente in giallo i fenomeni luminosi visti nell'arco di alcuni anni, per vedere dove vanno, se seguono una traiettoria preferenziale. Non seguono nessuna traiettoria preferenziale, come ad esempio rotte aeree. Qui c'è un fenomeno di luce che ho avuto la fortuna di fotografare, e qui ho cercato di fare una sintesi molto stringata di alcuni tra i risultati che ho ottenuto: foto di elevata qualità, i fenomeni luminosi rappresentati da un grappolo praticamente di fenomeni di luce, fenomeni che tendono a espellere diciamo palle di luce più piccole, oppure, veramente spettacolare, fenomeni di luce, e questo qui era abbastanza vicino al terreno, che cambia di forma e si trasforma in un vero e proprio rettangolo. Questo rettangolo non è dovuto al fenomeno della pixelazione, perché è una matrice di 200 per 150 pixel, ok? E non è un effetto dell'otturatore della telecamera. Questo perché? Perché lo stesso fenomeno è stato osservato con una macchina fotografica convenzionale nello stesso momento e mostra la stessa cosa, anche se in forma più smussata, perché in realtà attorno a questo rettangolo c'erano diverse palle di luce che ci giravano intorno, quindi veramente molto interessante, lo vedete anche nella point spread function che vedete qui. Un altro tipo di fenomeno visto a Esdalen era una specie, chiamiamola così amichevolmente, di lucciola gigante, quindi un ellissoide di 40 cm di diametro. Mi è stato facile misurarlo perché conoscevo bene la distanza, ci è passato sopra la testa, luminosità bassa, 100 watt non di più, si è posizionato a 90 metri da noi su una abete ad altezza d'uomo ed è rimasto lì per 10 minuti con luminosità costante, che fosse dava l'impressione di una lucciola gigante o di un qualche tipo di animale. Quindi abbiamo assaggiato nell'arco delle 4 missioni le varie
tipologie che si vedono in Sdalen, quindi non solo un tipo di fenomeno, ma anche altri, e questo avviene anche nella zona di Perm, di Skinwalker Ranch, eccetera. Ho potuto misurare in un caso dove conoscevo la distanza del fenomeno, esattamente questa foto qua, ho potuto misurare finalmente la potenza luminosa di 20 kW, quindi superiore alla luce emessa da una torcia di ricerca di un elicottero Search and Rescue. Ho tentato di costruire una curva di luce, cioè il modo come dare il tempo nell'arco di 3 minuti e la luce di una di queste sfere di luce che si vedono abbastanza vicine al terreno, per cercare di capire se ci sono regolarità. In realtà non ci sono regolarità, sembra un fenomeno naturale apparentemente, dove il fenomeno si accende e si spegne, tenta di riaccendersi, raggiunge un regime più o meno stabile e poi si estingue di colpo, per poi riaccendersi di nuovo. Gli spettri in questo caso sono uno spettro continuo, quindi senza righe di emissione, ma con 3 picchi ben definiti, 2 particolarmente alti, che ricordano luci a LED sostanzialmente, ma sono molto più grezzi, insomma più estese delle nette luci e spettri delle luci a LED di vari colori che si vedono. Ci sono fenomeni naturali che possono spiegare questa cosa qui, quindi non siamo ancora nelle condizioni di dire è un effetto tecnologico che altro. Nell'arco delle nostre missioni avevamo spettrometri in banda VLF e ELF, quindi diciamo da 100 Hz fino a 22.000 Hz più o meno, e abbiamo rilevato questi fenomeni Doppler. Voi qui avete il tempo in ascissa e la frequenza in ordinata, la frequenza sale verso l'alto. In questa stretta banda abbiamo queste inclinazioni variabili che fanno pensare effettivamente proprio a qualcosa che periodicamente si avvicina e si allontana. È come una specie di sfera sostanzialmente che getta, espelle particelle, probabilmente ad alta energia, che periodicamente intercettano la nostra visuale, un po' come le pulsar in astronomia. E potrete vedere i dettagli nella mia pubblicazione che vi mostro tra poco. E ho potuto verificare, misurando 2 spettri presi a bassa luminosità e alta luminosità, che il fenomeno presenta una temperatura costante, quindi se il fenomeno aumenta l'intensità, questo non è dovuto alla temperatura, ma è dovuto a un'apparente espansione. Ma non è il fenomeno che si gonfia, non è quello, ma il fatto che all'improvviso attorno a una sola sfera ne appaiono tante altre. Si formano grappoli di luce secondo un meccanismo che vi faccio vedere qui, dalla curva di luce. Quello che succede è che quando guardiamo da lontano e noi vediamo una sola sfera di luce, e questo corrisponde a questa zona qui in basso a bassa energia. Ma quando il fenomeno aumenta di luminosità, questo è quello che succede. La ragione per cui aumenta è che si formano tante sfere di luce che da lontano non riusciamo a risolvere, non riusciamo a vedere, ma che ho potuto vedere molto bene di un video delle luci Min acquisite in Australia da alcuni miei colleghi. Questo è giusto per darvi un'idea. Quindi questo rappresenta la variabilità della luminosità. Poi ci sono alcune formule essenziali su cui non mi concentro adesso. Deduzioni empiriche sui fenomeni di Sdalen, dunque, è una specie di riassunto, hanno forma sferica, lunga durata, grandi dimensioni, elevata potenza radiante che probabilmente potrebbe arrivare al megawatt, secondo informazioni ottenute
alcuni colleghi. Pulsano, hanno una grande variabilità a breve termine nell'azione di secondo dell'intensità di luce e del colore, cambiamento di forma, tendenza a formare grappoli di piccole sfere di luce, tendenza ad apparire simultaneamente in diverse direzioni. La distribuzione della luce, point thread function, non è tipica di un plasma standard, ma è molto ripida, tal da far pensare apparentemente a un tipo di plasma che simula un solido uniformemente illuminato. Gli spettri ottici sono l'uno diverso dall'altro, dipende da dove va a capitare la luce. Il radar può essere molto forte anche quando il fenomeno scompare. Anche noi abbiamo usato un radar a Esdalen grazie al gruppo dell'amico e collega professor Stelio Montebugnoli e dal suo collega Iader Monari. Ci sono spesso correlazioni con perturbazioni magnetiche e anche con segnali VLF. Con segnali VLF molto spesso diciamo che stranezze nella banda VLF si vedono in zone dove appaiono fenomeni luminosi, ma è molto raro che si vedano in simultanea col fenomeno luminoso. E questi fenomeni tendono a interagire con animali e con esseri umani. Io ho ascoltato svariate testimonianze di persone che non vogliono essere, come dire, non vogliono che si faccia il loro nome sostanzialmente, che dicono che erano in comunicazione con queste luci. Si tratta di persone sincere, sconvolte, devo dire, diciamo, da questa cosa qua, e io ho il dovere, anche come scienziato, di tener conto anche di questo aspetto, anche perché abbiamo progettato, tramite assieme a una collega, un sistema per testare questa possibilità con strumenti particolari che coinvolgono, encefalografi, laser e svariata altra strumentazione. Chi vuole fare domande posso spiegare. Teorie, ipotesi e speculazioni. È troppo presto per parlare di teorie. Ci sono colleghi che sono innamorati della loro teoria e dicono: oh, dammi i tuoi dati, questo. Non è molto scientifico operare in questa maniera e non è nemmeno molto onesto. È giusto pensare delle ipotesi, ma prima di parlare di una teoria abbiamo bisogno di ottenere più dati. Okay? Abbiamo bisogno di migliaia di dati, abbiamo bisogno di confrontare quello che accade in una zona con quello che accade in altre zone. Quando siamo sicuri possiamo allora elaborare una teoria con dei dati solidi. Quindi posso fare solo delle menzioni. Certamente la teoria piezoelettrica del professor Friedman Freund è molto interessante, perché lui ha avuto il coraggio di dire: guardate, io vi dimostro in laboratorio che se io spacco spesso una roccia di basalto, questa roccia produrrà piezoelettricità, e quindi che questa piezoelettricità è in grado di ionizzare l'aria. Allora, la prima parte va benissimo, è confermato. Questo farsi sottoterra, per esempio, ed è ovvio che quando ci sono terremoti, queste frizioni, le cosiddette luci sismiche, che comunque non hanno l'apparenza di queste luci che vi ho fatto vedere, e nemmeno quelle che Daniel e il suo gruppo hanno monitorato. Quindi è una teoria che è inizialmente corretta, ma non spiega perché queste palle di luce sono autocontenute, il plasma è autocontenuto, che cosa contiene il plasma e lo fa durare senza apprezzabili variazioni, diciamo, volumetriche perlomeno. Sì, pulsa, ma è sempre lì. Che cosa lo trattiene? Chiaramente potrebbe essere un forte campo magnetico, potrebbe essere una forza centrale che può ricordare un mini buco nero, per esempio,
e noi dobbiamo capire quindi il meccanismo di confinamento del plasma. Questo è il mistero più grande che noi dobbiamo cercare di comprendere di questo tipo di fenomeni. Prima che di testare una possibile intelligenza di qualche tipo, noi dobbiamo capire prima di tutto perché queste luci sono così costanti, anche se pur sono succedendo, si spengono e durano fino a 2 ore a Esdale. La teoria della batteria naturale è una teoria carina in sé, di Ader Monari, Romano Serra e altri, i miei colleghi ingegneri, praticamente spiega che a Esdalen potrebbe funzionare, il fiume potrebbe funzionare come un conduttore tra un anodo e un catodo, ma in realtà questa batteria naturale non funziona per la semplice ragione che l'energia emessa è troppo bassa. 1 volt non è in grado di accendere l'UC nell'atmosfera. La teoria della nuvola di carica, quindi particelle cariche del fisico Cristiano Fidani, addirittura monopoli magnetici dal dottor David Freiberger dello SLAC, Accelerator Center statunitense, una teoria molto originale. I mini buchi neri del dottor Mario Rabinovitz, ma anch'io ho voluto fare qualche volo pindarico sulle possibili ragioni diciamo del confinamento, l'attività solare, wormholes dal Sole. Questo sembra fantascienza, ma in realtà non lo è, perché esistono articoli con referì pubblicati su giornali di astrofisica che ipotizzano l'esistenza di wormholes, e quindi, cioè di cunicoli spazio-temporali che uniscono in maniera random il Sole al nostro pianeta, e quindi, ma che si muovono in maniera random. Questo movimento random nell'atmosfera può ionizzare l'atmosfera e simulare tutti i movimenti random che si vedono di questi fenomeni di luce. È in realtà una teoria molto interessante che ho avuto modo di referare nel suo articolo. L'attività sismica, ne ho parlato, fluttuazioni del vuoto quantistico. Harold Purtov, un altro fisico, pensa che sia energia che viene dal vuoto quantistico, allo stesso modo in cui questa energia ha creato l'universo. Dal fisico Arrigo Amadori, tentativi falliti di creare nuovi universi. Anche questa teoria, c'è anche la teoria delle visite extraterrestri, anche perché questi fenomeni di luce è l'avvistamento di oggetti strutturati in cielo, cosa che è capitata anche a me, e non solo a me, ma anche ai miei colleghi che erano presenti a osservare la stessa cosa. E poi forme di vita di plasma, altra cosa che sembra fantascientifica, ma che non è. In realtà, perché andando a studiare il comportamento, mostrare comportamenti come simili al DNA, anche in grado di replicarsi. Quindi non possiamo escludere questa cosa. Messa assieme con le teorie quantistiche di coerenza quantistica, come quella di Penrose Hameroff per il funzionamento del cervello, potrebbe anche spiegare il fatto che qui si tratta di forme anche di vita, anche con una coscienza. Ma è solo una speculazione. E qui altri monitoraggi, emissioni, luci sul lago Ontario che entrano e escono dalla superficie dell'acqua, improvvisi e potentissimi segnali in banda VLF, confermati anche da altre persone, perché ho pensato a un effetto di intermodulazione tra il computer e il sensore. In realtà è reale, perché è stato rilevato anche da altri strumenti di marca differenti, senza computer ma solo con ricevitore, e rilevano la stessa cosa.
fenomeni luminosi nel deserto dell'Arizona, questa è stata un'altra mia missione, fenomeni luminosi nella zona di Avalon Beach in Australia. Questi sono fenomeni investigati da un amico, Chris Beecham, a cui ho tentato di spiegare come prendere uno spettro di questi fenomeni. E gli spettri sono ondulanti, simili alle luci fluorescenti, praticamente. Ecco, ciò di cui vi ho parlato è proprio una sintesi semplificata che per quelli che vorranno avere dettagli possono trovare nel mio portale di ResearchGate, andando indietro nel tempo potete trovare tutti questi lavori, oppure nel mio sito web massimoteodorani.com. Quindi c'è questo lavoro, sono tutti tecnici, lavori tecnici che riguardano sia progetti che analisi di dati, e specialmente questo sul Journal of Scientific Exploration. Una metà sono con peer review, quindi veri lavori scientifici, e ho avuto modo di parlare anche al congresso generale del JPAN, al CNES a Parigi nel 2014, mostrando un concetto di stazione automatica strumentale che mi piacerebbe installare. E poi ci sono dei concetti sostanzialmente sulla strumentazione. Diciamo che salto questo del progetto UFO Data perché ci vuole troppo tempo e temo di aver preso troppo del tempo. Questa invece col progetto Galileo mostra in maniera semplice quello che si intende fare, che si sta facendo, si stanno già testando gli strumenti. C'è un sistema di scoperta con un certo numero di FLIR infrarossi, camere infrarossi che guardano su 360 gradi, una camera fisheye, un analizzatore di spettro radio, un radar e un microfono ad alta sensibilità. Il concetto è quello di piazzare diverse unità identiche distanziate tra loro di 1 chilometro in maniera tale da permettere, tramite la parallasse, di fare triangolazioni trigonometriche e determinare la distanza del target. E la distanza è fondamentale perché se vogliamo conoscere la potenza intrinseca del fenomeno dobbiamo conoscere la sua distanza, anche perché le onde elettromagnetiche si propagano con l'inverso del quadrato della distanza. In una fase successiva questo sistema di scoperta, Discovery System, darà l'informazione, grazie a software molto avanzato, a un telescopio di puntare esattamente su un fenomeno di luce che è stato riconosciuto come un fenomeno realmente anomalo, una volta confrontato con il database che i miei colleghi stanno inserendo i dati di oggetti conosciuti come aerei, uccelli, insetti, eccetera. Questo è in linea generale, molto generale, quello che si sta facendo tuttora nella fase 1. Questo è il lavoro dei miei colleghi, non è il mio lavoro, però ho il dovere di menzionare, ma non di andare troppo nei dettagli. Quindi stanno facendo un lavoro eccellente, poi io dovrei entrare in gioco nella fase 2 per quel che riguarda la fisica del problema. E niente, vogliamo sapere quindi come variano i massimi di intensità al variare della lunghezza d'onda, vogliamo sapere come la luce è distribuita nello spazio, in uno spazio, cioè se si tratta di luci singole oppure se si tratta di luci che sono attaccate a qualcosa di solido. Vogliamo sapere come questi fenomeni di luce variano nel tempo sia in luminosità che in colore. Questa è una strategia che noi utilizziamo normalmente in astrofisica. Quindi l'idea è quella di applicare la mia parte, metodologie esclusivamente astrofisiche a fenomeni naturali, oppure anche altri fenomeni. Non sappiamo esattamente se sono tutti naturali. A noi interessa solo dedurre
come il fenomeno si comporta osservandolo simultaneamente con strumenti diversi, in diverse lunghezze d'onda, in modo da cercare correlazioni che ci permettano di risalire da questa dinamica al meccanismo fisico. Ed è esattamente pulsar funzionano e tante altre cose. Proprio osservando in più lunghezze d'onda, vai vedendo le variazioni nel tempo. E niente, qui questo è soltanto per i miei colleghi che volessero saperlo. Chiaramente tutti i parametri fisici in banda ottica, fotometria, spettroscopia sono stati definiti. E quindi a questo punto direi potrei terminare. Vi ringrazio per la vostra pazienza. Per questo e vi ringrazio moltissimo per l'invito e mi ha fatto moltissimo piacere. Io ho finito, Sì. Anche. Si capiva. Me pareció extraordinario todo lo que mostró y tengo una sensación de familiaridad con todo lo que se ha contado y lo que se ha mostrado. Así que lo felicito, le agradezco en lo personal todo este conocimiento que nos ha brindado y un montón de consejos que vamos a tomar en cuenta, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos algunas limitaciones en cuanto al instrumental, pero ha dado pautas certeras para un registro lo más serio y lo más científico possibile. Benissimo. Benissimo, io voglio ringraziare lei, Filomena, per la ottima traduzione e per la traduzione che poi farà, diciamo, del mio discorso. Ringrazio tutti voi e vi auguro buon lavoro. Tenete alta la bandiera, diciamo, di questa ricerca affascinante e speriamo magari un giorno di vederci in Argentina. El profesor lo agradece mucho, dice de no bajar los brazos, decimos en Argentina, con la investigación que ustedes están haciendo porque es muy prometedora, está muy buena, que espera de poderlo conocer, encontrarlo en persona en Argentina, quién sabe. Y por mi parte, la última pregunta, una pregunta que no puedo evitar. ¿Cuál fue la experiencia con luces que transformó su perspectiva? O si hubo tal experiencia que cambiara sus ideas o su visión del fenomeno. Ha capito, professore? Le stanno chiedendo qual è stata l'esperienza che ha cambiato la sua prospettiva con questi fenomeni. Sì. Non a Esdalen. A Esdalen ho avuto l'occasione di vedere un triangolo volante sopra le nostre teste, e non solo quello, ma anche un qualcosa di molto vicino a noi, e un'altra volta qualcosa che scendeva nel campo. Ma in quel momento io sono sempre stato molto freddo. In realtà quello che ha cambiato realmente la mia prospettiva, e mi ricorda l'esperienza di Harley Rutledge, è stato nella mia casa di campagna, quindi ero fuori, ero appoggiato sulla mia Volkswagen Golf a fumare una sigaretta e a un certo punto mi sono sentito attratto da un punto in cielo che era come se dicesse guarda lì, e si spostava a tratti, era come se mi ordinasse di guardare, e questo non mi vergogno di dirlo, questa è stata l'esperienza che ha cambiato la mia prospettiva, e aprendo la mia mente senza cambiare nulla per quel che riguarda il rigore scientifico. Quindi questa è la prima cosa che mi viene in mente.
Forse perché è stata inaspettata, lei non stava... Ecco. E dove si trovava questo posto in campagna? In campagna, nella zona in Emilia-Romagna, più spostato a est di dove sono, la zona della Romagna, sì. sull'Appennino, però a est rispetto a dove sono io, Okay. dove non c'era niente di particolare prima in cielo. Oh, certo. 7 volte è successo. E dijo que no fue durante un momento del trabajo o de una misión de trabajo, sino bien fue mientras él estaba en una casa de campo que de él estaba sentado, mejor dicho, apoyado arriba de su auto fumando un pucho y miró hacia el cielo y había un punto en el cielo como que lo estaba llamando, como diciendo, mírame. Y esta experiencia fue algo que lo cambió profundamente. Y este hecho ha pasado como 7 veces. Y siempre estaba en Italia, sí, en Italia, en su casa de campo, que está más al este respecto de donde él vive. ¿Y a qué adjudica esta interpretación entonces? Del llamado. ¿A qué adjudica la interpretazione del llamado? Non sono stato in grado di dare interpretazioni. La mia parte razionale non è stata assolutamente in grado di elaborare la cosa. Cioè, in quel momento solamente la mia parte irrazionale, diciamo, è stata stimolata, e ho una teoria su questo, ma è più facile scrivere qualcosa. E su questo ho pubblicato un libro che si chiama The Hyperspace of Consciousness, che sostanzialmente parla anche di queste cose qui. È difficile quantificare perché è una teoria complessa. Il libro è in inglese e potrei inviarvelo, dove ci sono le mie speculazioni. Attenzione, si tratta solo di speculazioni, però anche basati sulla scienza, non ci sono dubbi. Él dice que es bastante la parte irracional lo que lo movió, nada de racional, que ha escrito un libro que está en inglés, que si ustedes están interesados, él lo puede enviar para que lo analicen y lo estudien. Y bueno, obviamente todo está basado también sobre datos científicos, ¿no? No solamente de sus sensaciones que probó en este momento. Bueno, le agradezco porque sirve de guía para un montón de cosas que suceden aparte de una observación en el campo de trabajo. Bene, sì, sono interessati al suo libro e alla sua ricerca perché può anche servire proprio a loro, dicono, no? Come anche cominciare, come interpretare queste cose. Sì, è un'interpretazione in parte soggettiva, ma in parte anche oggettiva. Certo. Mettendo assieme varie cose, un po' come fare, salta fuori un quadro veramente impressionante, inquietante, che potrebbe avere a che fare anche con questi fenomeni, ma parla di una teoria più generale. È solo il capitolo 14 che parla di questi fenomeni, di come questi fenomeni potrebbero essere intelligenti, da dove potrebbero provenire, e non vi dico niente di più perché così vi lascio la sorpresa. No le quiere contar mucho para que quede como una sorpresa, bien. Lo lean porque también no lo quiere como, no quiere poner su visión, su parte, está bueno que cada uno lo interprete como mejor piense, ¿no? Bueno, perfecto. Por mi parte, no tengo más preguntas que hacer, así que el programa es tuyo, Esteban. No, yo, Filo, nada más le quiero decir a Máximo, bueno, que su trabajo es excelente, es muy ilustrativo, creo que sobre todo es muy comprensible para el público general.
Así que por mi parte también es volver a agradecer su gesto de participar en estas jornadas, por supuesto augurando próximos encuentros en eventos y por supuesto, ¿por qué no?, en investigaciones de campo en nuestro país, ¿no? Que como bien sabe el doctor Teodrani, nosotros estamos realizando y pretendemos confeccionar un mapa de sitios y lugares donde este tipo de actividad de luces extrañas es recurrente y constante. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su exposición, por su excelente predisposición y bueno, y será hasta pronto y para lo que usted necesite de nosotros estamos dispuestos a colaborar. Sì. Grazie mille. Sì. Lei ha capito, vero, quello che Sì. Soprattutto Esteban faceva riferimento alla sua chiarezza, perché per delle persone che non sono a fuoco col tema, per esempio io, non è così tanto complicato capirlo, è stato molto chiaro. Grazie, e anche l'esperienza con i miei studenti, perché ho insegnato anche all'università, ho fatto molte conferenze, è anche un piacere per me, quindi... Benissimo, il piacere è reciproco di entrambe le parti. Esteban dice che stanno preparando una mappa con i siti e che niente, che vuole comunque continuare questa collaborazione con lei, questo contatto per il futuro. Un piacere. Benissimo. Grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata. Grazie. Buon lavoro. Muchas gracias. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.